Ah, Monaco di Baviera e l'Oktoberfest, che connubio fantastico, vero? Già, il nostro amico quadrupede ha ragione. La birra è eccezionale e non a caso è la bevanda preferita dei tedeschi. Ed è proprio qui, nel cuore della Baviera, che vi porteremo, passando per la birreria più antica del mondo, sfidando il peggior maltempo. Tra castelli meravigliosi e cibo tipico spettacolare. Scopriremo cosa vedere a Monaco, se conviene bere acqua o birra, Bottiglia d'acqua da 1,5 litri, euro. cosa mangiare, dove mangiare, Di cose ne ho mangiate nella mia vita, no? Questa è la peggiore in assoluto. quanto costa visitare la città e tanto altro. E chiaramente capiremo anche dove trincare. E allora brindiamo! La nostra disavventura a base di storia, cultura, risate e buona cucina inizia subito. A tutta birra! Sì, ma non così tanta birra! Lascio subito la parola ad Alice, visto che si sente ispirata. Sarà merito della birra locale? Per chi non conoscesse questa birreria è veramente importante a livello storico perché questo locale è stato dove Hitler ha fondato il partito nazista. Esatto, la Hofbrauhaus, nome completo in tedesco, Staatliches Hofbräuhaus in München. letteralmente birreria statale della Corte di Monaco, è un antico birrificio, oggi proprietà del governo statale bavarese. Si trova in pieno centro storico e rappresenta un importante tassello nella storia di questi luoghi. Venne fondata il 27 settembre 1589 dal duca Guglielmo V per evitare di dover acquistare la birra al di fuori del regno, per ridurre quindi le spese. Per darvi un'idea degli interessi che sin dagli albori ruotano attorno a questa bevanda, vi dico solo che nel XVII secolo tra il 30 e il 50% degli introiti statali erano dovuti alla vendita della birra e alla tassa su di essa. Ma ora, siccome si è fatta una certa, è tempo di salutarci e di darci appuntamento all'indomani mattina. L'esplorazione di Monaco di Baviera ci aspetta. Buongiorno. Buongiornissimo. Siamo nella splendida Marienplatz, alle nostre spalle il Rathaus. La piazza in origine, quando viene creata, era la piazza del mercato. Poi ci fu un'epidemia di colera nel 1854 e in segno di ringraziamento per aver sconfitto questa epidemia viene intitolata Maria. Stavano filmando col modello nuovo della nostra videocamera. Fai un appello alla DJ. Ecco, se Dopo questo strafalcione. e questa la tagli. Se vorreste Voleste! Basta! Esattamente di fronte alla statua di Maria troviamo il vecchio municipio, al cui interno sono visitabili delle sale e in una di queste sale si tenne il 9 novembre del 1938 il discorso dell'allora ministro di Hitler che diede poi origine alla famosa Notte dei Cristalli. A parte che noi siamo poveri con la Y e ci siamo portati i panini gentilmente quasi offerti dall'albergo, anche se non si può dire. Ma dove hai portato? Un mercatino? Anche se abbiamo già mangiato. Questo è il mercato, però non fanno solo cibo, vedi, vendono piante, ci sono dei panifici. Apriamo un attimo una parentesi prezzi. Carissimo tutto, ragazzi, tutto intendo tutto. Le calamite partono da 5 euro. 4,55 di base. A salire. Palline di Natale 36 euro. Insomma, no, Bottiglia d'acqua da 1,5 litri, 4 euro. 4 euro. L'esposizione della frutta, cioè tutto stupendo. Molto sì, Esposto molto tutto studiato, molto bene. sì, ben fatto, sono d'accordo. Con quello che ti fa pagare la roba vorrei vedere. Il tesoro! Il tuo tesoro, cosa hai preso? Ho preso un caffè vuoto, Ah, è vuoto? Allora non lo voglio neanche assaggiare, basta. No, dai. Buonissimo, brava, bella idea. A 2 minuti al mercatino c'è la torre che si può salire, come vedete, a piedi, di San Pietro. 300 scalini sono quelli che ci separano dalla piattaforma panoramica posta ad oltre 90 metri di altezza. Ok,
La torre o campanile di San Pietro offre una splendida vista su Monaco, comprese naturalmente Marienplatz con il Rathaus e la chiesa di Nostra Signora alle sue spalle, e meteo permettendo è possibile anche vedere le Alpi che abbracciano la città all'orizzonte. Con 5 euro si ha la possibilità sia di salire in cima al campanile che di visitare la chiesa di San Pietro, la più antica chiesa cattolica della Germania. L'interno della chiesa rispecchia gli eventi che si sono susseguiti nel corso della storia, presenta una particolare combinazione di elementi gotici, barocchi e rococò, tra i quali risaltano soprattutto l'altare maggiore e gli affreschi sul soffitto. Molto interessante è la seconda cappella a sinistra, in cui è conservata una macabra reliquia che ha attirato la mia attenzione, lo scheletro di Santa Mundizia, ricoperto di oro e pietre preziose. Nulla si conosce della vita del presunto martirio di Mundizia. Il suo corpo venne estratto dalle catacombe di San Ciriaco di Roma e portato a Monaco di Baviera nel 1675. A proposito di chiese, ce ne sono altre 2 che abbiamo visitato oggi e di cui vogliamo parlarvi molto rapidamente. Ed entrambe si trovano in pieno centro storico. La prima è la chiesa di San Michele, che fu costruita tra il 1583 e il 1598 in qualità di centro spirituale della Controriforma. Si tratta di un gran bell'edificio, famoso per essere la chiesa rinascimentale più grande delle Alpi. È qui che troviamo la seconda volta a botte più grande del mondo, dopo quella della Basilica di San Pietro al Vaticano. La cripta della chiesa di San Michele è visitabile ed ospita le tombe di diversi personaggi storici, tra cui vari membri della famiglia Wittelsbach, la dinastia regnante nei territori tedeschi della Baviera dal 1180 al 1918 e del Palatinato dal 1214 al 1805. Abbiamo infine la cattedrale di Nostra Signora, considerata da molti la chiesa più famosa di Monaco. Le sue 2 torri che sfiorano i 100 metri di altezza sono un punto di riferimento per la città. È una chiesa in stile tardogotico a 3 navate. La navata principale è lunga 109 metri, larga 40 e alta 37 e può ospitare fino a 20.000 persone. Le vetrate colorate regalano una buona luminosità a questo luogo che, per il resto, è decorato in modo molto semplice. Sotto la cattedrale si trova la cosiddetta cripta del vescovo. Qui sono sepolti sia alcuni membri del nobile casato di Wittelsbach che gli arcivescovi di Monaco e Frisinga. In più c'è una cosa di cui vorrebbe parlarvi Alice. Vi voglio raccontare questo aneddoto. Appena entrate troverete sul pavimento l'impronta di un piede. Perché c'è questa impronta? Perché l'architetto che costruì il Duomo fece un patto con il diavolo e disse che potevi entrare nel Duomo e non vedere le vetrate. Quando il Duomo fu terminato, il diavolo entrò e in effetti, grazie alla prospettiva creata dalle colonne, le vetrate non si vedevano. E lui, furioso, diede una pedata e lasciò la sua impronta. Potresti essere il figlio al limite del Io diavolo. non sono. Lo sapevo Occhio, che sei imparentato. Occhio. Che sei imparentato col diavolo. Cicce, Sì? di cosa sto per Lo parlare? sanno anche loro. Di? Del cibo. Quindi ti ho portato in questo ristorante che è esattamente di fronte all'Hofbrauhaus. All'Hofbrauhaus dove siamo stati. Dai però. Carro bocciata in tedesco. Forse bocciata in tedesco, cara Alice, ma promossissima nell'abilità di scegliere i posti dove mangiare. Qui al Augustina am Platze. che è una birreria, il menù prevede piatti tipici della cucina bavarese. Noi abbiamo optato per un brodino di manzo con pancake a pezzettini, che poi sarà tipico, 2 bretzel, polpette di manzo con contorno di insalata di patate, ragazzi qui a Monaco l'insalata di patate è meravigliosa, ed infine spalla di maiale stufata nella birra scura con gnocchi di patate e contorno di insalata di crauti. Buonissimo. I prezzi, come vi abbiamo detto prima, non sono bassi, considerate che per quelli che abbiamo mangiato, aggiungendoci una bottiglia d'acqua e una birra scura da mezzo litro, abbiamo speso circa 30 euro a testa. Tutto veramente ottimo. Birra eccezionale. Promosso? Sì, a parte quella cosa che sei tu promosso. Ma tanto non possiamo dirla, quindi... Ragazzi, fateci sapere con un commento qui sotto se volete sapere di cosa abbiamo deciso di non parlare e di non includere quindi nel montaggio per il bene del locale. E domani? Domani un'escursione bellissima che dovrebbero fare tutti quelli che vengono in vista Monaco di Baviera. Cioè non potete non andare. Per ora quindi buonanotte. Buonanotte. Ma buongiorno! Buongiorno. Da una piovodissima Lindelof. Lindelof. Freschissima Lindelof, direi. Però io non li percepisco 4 gradi perché forse piove. Sei vestita bene se non li percepisci.
Il castello e il parco di Linderhof rappresentano uno dei complessi artistici più variegati del XIX secolo. La villa reale è l'unico castello che il re Ludovico II di Baviera riuscì a portare a compimento nel 1878. Niente video e niente foto nel castello di Linderhof. Questo luogo rivela un carattere francese che si rifà al XVIII secolo. Dietro la facciata barocca gli interni sono in stile rococò e si ispirano ai motivi dell'epoca di Luigi XV di Francia. La ricchezza e la densità degli ornamenti non sono pura e semplice imitazione. Nel castello di Linderhof Ludovico II creò stanze di grande sfarzosità che vanno oltre i modelli di riferimento. Venendo al parco, quello del castello di Linderhof è uno dei più pregevoli della sua epoca. Esso combina elementi del giardino barocco francese con quelli del giardino paesaggistico inglese. Siamo a Obertown. Ti senti bene? Ti viene una sincope ogni volta che provi a pronunciare sto nome. La tua è una supercazzola. Ma per cosa è famoso quindi questo posto? Due cose, le facciate delle case affrescate, qua ne abbiamo un esempio, e l'altra cosa per cui è molto famosa in tutto il mondo è la rappresentazione della Passione di Cristo che viene fatta ogni 10 anni, l'ultima è stata nel 2020 e hanno venduto 500.000 biglietti. Voilà. Siamo arrivati! Sì, quasi. Siamo sulla via che ci porterà al castello di Neuschwanstein. Nell'attesa del bus navetta che ci portasse al castello di Neuschwanstein. Che hai detto? Neuschwanstein. In che senso? Ci siamo fatti 2 passi nei giardini interni del castello di Hohenschwangau. Ah, ci ho capito un c***o, scusi. Ovvero al castello dove Re Luigi II di Baviera trascorse la sua infanzia. La visita dei giardini è gratuita, mentre con 24 euro è possibile visitare l'interno del castello. Ragazzi, guidava come un pazzo furioso. Da questo ponte c'è la visione più bella del castello. Tu non hai idea quanta gente ci sia, Ciccio. A few minutes later. No! Il vento che tira, ne vogliamo parlare. Oh mio Dio, non va bene! Sì. E io che mi preoccupavo, non ci sarà troppa gente sul ponte, guarda, c'è nessuno praticamente. Oddio. Io non vedo dagli occhiali, non vedo niente. Anche la lente. Questa è stata l'esperienza, una delle esperienze più assurde. Più bagnate e fredde della mia vita. Cioè, siamo arrivati sul ponte, è arrivata una bufera. Sì, a farla apposta proprio. Ce la ricorderemo per questo. Quel che è certo è che ci ricorderemo di questa espressione, cara Alice. Il castello di Neuschwanstein fu commissionato dal re Ludovico II di Baviera nel 1869 come luogo personale di ritiro, ma non venne mai terminato. Il re, che mai nascose la sua passione per Richard Wagner e le sue opere e per l'arte e la cultura medievale, si ispirò proprio a questi durante la progettazione del castello. Come possiamo vedere, questo luogo offre panorami mozzafiato sulle Alpi e sulla valle circostante, ma non sono solo queste bellezze naturali a renderlo meraviglioso. L'interno, che è rigorosamente proibito fotografare e filmare, conta ben 200 stanze. Ovviamente la visita, obbligatoriamente guidata, permette di visitarne solo alcune. Per inciso, Ludovico II fece realizzare anche una grotta in una stanza. Il famoso logo della Disney è basato sulla silhouette di Neuschwanstein, e proprio su Neuschwanstein sono stati modellati i castelli rappresentati in Cenerentola e la Bella Addormentata. Oggi questo castello è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e vanta 1,5 milioni di visitatori all'anno, con picchi di 6.000 visite al giorno in estate. Amici, in conclusione, visitate questo luogo perché merita i 18-19 euro d'ingresso. Bellissimo, ha delle sale veramente, veramente da visitare. Consigliatissimo. C'è un'altra cosa bellissima da fare. Ma cos'è? Sono contrariata. Ma scusa, che cos'è? C'è una... Una conchiglia, ma che cos'è? Sì, una pazzesca. Zuppa di zucca? E una capasanta. Sì, piantata lì in mezzo così. Sono un po' intimorito.
Di cose ne ho mangiate nella mia vita, no? Questa è la peggiore in assoluto. È peggio di prima. Amici, non faremo il nome del locale, quindi non chiedetecelo, è meglio così. Pensate che è pure molto apprezzato dai local. Comunque, visto che la fame è una brutta bestia... Non è tedesco. Questo è un triste assaggio della realtà. E ora che facciamo? Facciamo che andiamo a dormire? Ah. Buongiorno. Buongiorno. Dove ti porto? In questa giornata uggiosa, Già. mi fai una bella chiesa. Già. La chiesa di San Giovanni Nepomuceno, conosciuta anche come Asamkirche, è una chiesa situata sulla Sendlingerstrasse, in pieno centro storico. Rappresenta uno dei capolavori del Rococò e prende il nome dai suoi realizzatori. Fu costruita tra il 1733 e il 1746, opera dei fratelli Cosmas Damian ed Egid Quirin Asam, architetti e scultori, figure di spicco del Rococò della Germania meridionale. La costruzione si innalza su 2 piani, è alta 22 metri e larga 8, ed i suoi creatori lo avevano concepita come cappella privata, ma su forte pressione della popolazione la resero presto accessibile al pubblico. Dato che l'Asamkirche nacque appunto come edificio privato, i 2 fratelli poterono decidere molto liberamente come realizzarla, e meno male che è andata così, perché ci troviamo davanti a qualcosa di tanto particolare quanto affascinante. L'ingresso è gratuito, quindi non potete perdervi questa piccola perla. Svoltiamo questa giornata uggiosa, Dove ci infiliamo? pinacoteca vecchia. Andiamo alla pinacoteca, va, un po' di cultura ci farà bene. Se non pedali in compagnia sei un ladro e una spia. Qualcuno poi mi spiegherà perché tenere un ombrello aperto in autobus. Comunque, amici belli, eccoci alla Alte Pinakothek, museo d'arte che troviamo nella cosiddetta Area dell'arte di Monaco di Baviera. Siamo in una delle più antiche e ricche gallerie del mondo e, come suggerisce il nome, Pinacoteca Antica, qui sono esposte opere che spaziano dal XIII al XVIII secolo. Le sue collezioni di antichi dipinti italiani, tedeschi, olandesi e fiamminghi sono tra le più importanti del mondo. Sono esposte circa 800 opere che includono anche lavori di artisti di scuola francese e spagnola. È difficile fare una selezione, scegliere cosa mostrarvi e cosa lasciare fuori dal montaggio. Si potrebbe parlare per ore di tutta questa bellezza. Quindi, mentre lo sguardo passa da una tela all'altra, scusate ma non seguiremo un ordine preciso, ci limiteremo a dirvi che i dipinti di scuola tedesca spaziano dal XIV al XVII secolo, con alcuni capolavori assoluti come la più ricca collezione di lavori di Dürer al mondo. La collezione dei dipinti fiamminghi olandesi va dal XV al XVIII secolo ed è una delle più impressionanti in assoluto, specialmente dei primi fiamminghi. La collezione dei Rubens, ospitata in ben 3 sale, è una delle più ricche al mondo, seconda solo a quella del Museo del Prado di Madrid. Le opere di scuola italiana spaziano dal gotico al rinascimento fino al barocco e il XVIII secolo. La collezione francese è la penultima per grandezza e include opere datate XVI-XVIII secolo. Per quanto riguarda invece la sezione d'arte spagnola, nonostante sia la più piccola, vi sono presenti grandi maestri del XVI, XVII e XVIII secolo. NB, i dipinti di Francisco de Goya sono stati trasferiti nella Pinacoteca Nuova.
Facciamo un appello parziale per darvi un'idea di chi potreste incontrare passeggiando tra queste sale, anche se ne avrete già riconosciute le opere. Altdorfer, Bosch, Botticelli, Boucher, Bruegel, Dürer, Il Greco, Giotto, Leonardo da Vinci, Laurent, Memling, Murillo, Perugino, Rembrandt, Rubens, Raffaello Sanzio, Signorelli, Tiepolo, Tintoretto, Tiziano, Van Dyck, Velázquez e insomma avrò pur ciccato la scelta del ristorante di ieri sera, ma mi sono fatto perdonare con la scelta di questo museo. Chi invece è sicuro di aver scelto un buon ristorante per stasera è la Cice. La sfida è aperta, quindi stasera pensi di vincere te. Beh, ma guarda, sì, ma è facile, vinci sicuramente te, è facile. Cos'hai preso? Iniziamo con questo freddo sempre con la zuppa. Io ho preso zuppa di goulash. Vuoi assaggiare il mio goulash? Vai. Buono, vero? Al secondo round, a parte questa insalata che Il tuo è buono. è un po' bruttarella, manzo bollito Col brodo. col brodo di verdure. Sì, Questa è l'insalata di patate, accompagnata perché è sempre un piatto unico. cetrioli tristissimi. Te cosa hai Io preso? ho preso gli wuster viennesi Ah, perché quelli di Monaco sono quelli bianchi, fanno un po' senso. ok. Con la solita insalata di patate. E insalatina di krauti con speck, anche se lo speck è trasparente o invisibile. Però è buona. Buono, delicato. Buonissimo. A parte, Ci sta lo strudel, a parte la veramente. quantità. Certo che me ci sta lo strudel, ma perché mi hai preso? Sì, ho mangiato anche lo strudel. Sì, ho mangiato come un maiale. Sì, questa cena ha vinto a mani basse su quella di ieri sera. E sì, questo è il conto. Buongiornissimo da Buongiorno. Prin Amshim. Da Buongiornissimo, si capisce. Si capisce. Prin Amchimsee. Mi scuso con gli abitanti. Siamo a sud-est della Bavaria, più verso l'Austria, diciamo. Infatti il treno che ci ha portato qua era diretto a Salisburgo. Dove stiamo andando? Un castello da un altro nome impronunciabile per me. Un grazioso castello costruito da Ludwig, praticamente copiando la reggia di Versailles, che è su un'isola raggiungibile appunto con questo traghetto. Ma che carino! Hai visto che bello il lago? Ludwig rimase talmente incantato dalla reggia di Versailles che volle costruirne una uguale in mezzo a questo bellissimo lago. In realtà il palazzo è veramente identico a Versailles, anche il parco, se non che la famosissima sala degli specchi è un pochettino più lunga qui, quindi ha voluto strafare Ludwig. Ma poi, chi era Ludwig? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the Questa espressione la dice tutta. Ho fatto i compiti, dai. Il castello di cui parla Alice è il castello di Herrenchiemsee, costruito appunto sull'isola da cui prese il nome, che il buon Ludovico II di Baviera fece costruire a partire dal 1878, ma che non si godette minimamente in quanto i lavori si conclusero con la sua morte nel 1886 e molte parti dell'edificio rimasero incompiute. Di Ludovico II vi parlerò tra poco, ora passiamo alla visita del castello. È vivamente consigliata la prenotazione in anticipo
ed è possibile fare il tour solo accompagnati da una guida. Non si possono fare né foto né video, quindi magari vi metto 2 foto che si trovano online, ma vi assicuriamo che è tutto molto interessante, splendidamente conservato e a tratti sorprendente. Il Re Sole, Luigi XIV di Francia, che aveva commissionato la costruzione della Reggia di Versailles, era il più grande idolo del re bavarese Ludovico, ed ecco che quest'ultimo, con il castello di Herrenchiemsee, omaggiò il ricordo dei re Borboni francesi. Tanto investì nella realizzazione di questo edificio che, facendo 2 conti, emerge che gli costò più della costruzione dei castelli di Linderhof e Neuschwanstein insieme. Parliamo di oltre 16 milioni di marchi contro 14. Non a caso queste spese folli portarono il sovrano sull'orlo della bancarotta. Del buon Re Cigno ce ne sarebbero di cose da dire, quindi per farlo spostiamoci nel museo a lui dedicato, che troviamo sempre nel castello. Ah, dimenticavo, il nostro biglietto includeva anche l'ingresso al convento degli Agostiniani, nel castello vecchio. Ma manco a dirlo, neanche qui è concesso fare foto o video. Ma foto e video si possono fare qui invece, un luogo che racconta la storia e le vicende personali di uno dei re più chiacchierati del vecchio continente. Perché chiacchierato? Perché Ludwig II era un giovane bello, intelligente e sensibile. Eppure qualcosa di oscuro albergava in lui. Il suo medico lo descrisse come paranoico. In tempi moderni la medicina ha parlato di personalità schizoide. In una ben poco comprensiva epoca bigotta si diceva che preferisse la compagnia intima degli uomini a quella delle donne. Il suo essere sensibile gli costò il nomignolo di re delle favole dai bavaresi, mentre la sua eccentricità e follia lo portarono a sperperare i beni dello Stato causando lo sconcerto dei ministri, nonché la propria rovina, ed infine la morte, ancora avvolta da un velo di mistero. Di certo la vita di Ludwig è stata una vita fuori dall'ordinario, anche in ottica reale. Un uomo rapito dalla musica, soprattutto quella di Wagner del quale era ossessionato, e dall'arte, che non si interessò alla politica né al suo regno. In questo luogo troverete il Ludovico audace e sognatore dallo spirito sensibile, ma non il lato oscuro di un uomo tormentato che, entrato nella sua maturità, aveva mandato lo Stato sull'orlo della bancarotta, aveva causato disapprovazione in tempo di guerra, i cui debiti personali erano quasi incalcolabili e di cui comportamenti oggi sarebbero considerati inaccettabili e sadici. Insomma, non troverete quel re distrutto dai vizi e dalla crescente follia. Bene, indovinate invece chi è distrutto dalla crescente fame? Esatto! Quindi tempo di rientrare a Monaco e di spolverare degli ottimi ravioli, in brodo per la Cice e accompagnati da cipolle fritte croccanti per me. Il tutto con l'immancabile insalata di patate e bretzel. Poi, maiale stufato alla birra con turbo gnocco di semolino e infine, dai, è la nostra ultima cena in quel di Monaco di Baviera. Che non vuoi farti uno strudel doppio? Ovvero classico alla ricotta? E dai! Amici, dateci una vostra opinione su Monaco di Baviera. Vi è piaciuta? Ci siete stati? Ci andrete? Scriveteci un commento qui sotto. Ah, dimenticavo! Il video finisce qui. Iscrivetevi al canale. Ciao ciao!